Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona vigilia della prima giornata di campionato che ci vedrà domani impegnati contro il Sassuolo, tanto è vero, parleremo di calciomercato e i risvolti delle ultime 24 ore, ma non dobbiamo deconcentrarci dal match di domani perché ci sono 3 punti da fare e una partita da vincere nella maniera più assoluta. Ovviamente calciomercato, Gianlu Sanchez, Lanza Spagnola, ci fa sapere che ci si è accordati dal punto di vista delle cifre, situazione Oilund, l'ingaggio, vuole venire a titolo definitivo, il cartellino spunta un altro nome per quanto riguarda l'attacco. Facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica se volete, e se vi fa piacere e vi piace il contenuto un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Detto questo, prima di passare al calciomercato, 2 paroline per quanto riguarda la partita di domani, o meglio, oggi c'è la conferenza stampa, mi rivolgo più che altro alla parte partenopea, ecco, della stampa che diciamo sarà oggi presente in conferenza. Cerchiamo di attenerci alla partita di domani e non andare a punzecchiare, è il mercato, è la punta, e arriva questo, a che punto siamo, eccetera, eccetera, eccetera. È vero che vogliamo sapere, vogliamo avere più chiarezza, ma non è la conferenza stampa di calciomercato per fare il punto della situazione. Io vorrei più che altro da tifoso sapere come ci si schiera domani, cosa ci si può aspettare dal match ovviamente che ci vedrà impegnati nella prima giornata di Serie A, quindi cerchiamo di attenerci alla partita perché già ci sarà poi parte della stampa che andrà sicuramente a, diciamo, girare il dito nella piaga, soprattutto per quanto riguarda la situazione e di uff ve lo siete fatti soffiare, eccetera, eccetera. Non ci siamo fatti soffiare un bel niente. Il Napoli non ha affondato perché si è rotto Lukaku e le energie si sono concentrate prettamente sulla punta, sull'attacco e ciò che si deve fare dal punto di vista offensivo. Lanza Spagnola ci fa sapere che ci si è accordati dal punto di vista delle cifre, tanto è vero che i campioni in carica della Serie A pagheranno 18 milioni di euro fissi più altri 3 milioni variabili, secondo fonti coinvolte nella transazione. Gianlu Sanchez, nazionale under e campione olimpico, Spagna, Parigi, eccetera, eccetera, ha concordato i termini del suo contratto quinquennale con il Napoli più di un mese fa, con il quale aveva negoziato con il permesso del Siviglia quando a giugno il direttore sportivo del club, Giovanni Manna, si è recato negli uffici del Sanchez Pizjuan per negoziare il suo ingaggio. Quindi ci siamo? Speriamo di sì, perché ovviamente la fonte è autorevole, non è che stiamo commentando una notizia data da un giornale come Rutto Sport che abbiamo in Italia, e quindi molto ma molto probabile che abbiamo fatto anche per il terzino a destra. La situazione attacco, Oilund, non Oilund, chiesti 6 milioni e mezzo di ingaggio almeno stando alle ultime, e giustamente il calciatore vuole avere delle garanzie per quanto riguarda giugno prossimo. Giusta come considerazione, giusto anche come atteggiamento, senza che siamo lì a dire ma Oilund vai Truan, ti metti di traverso, eccetera, eccetera. Assolutamente no. Un calciatore che ha 22 anni e vuole vederci chiaro per il suo futuro, è anche giusto che chieda garanzie dal punto di vista dell'eventuale riscatto. Abbiamo letto un diritto di riscatto o un obbligo di riscatto questo pochi giorni fa, se il Napoli nel caso dovesse arrivare addirittura un'altra volta primo in Serie A, ma bisogna dargli più garanzie e si legge approdo Champions, quindi diventa un obbligo in caso di approdo Champions e quant'altro, o addirittura prenderlo a titolo definitivo ed eliminare tutta la situazione. Affondare a titolo definitivo, a questo punto io dico sì, perché non possiamo perdere più altro tempo. Abbiamo parlato e abbiamo detto negli ultimi contenuti, servirà sicuramente un mese barra 5-6 settimane per ambientarsi, per entrare in situazioni tattiche, spogliatoio e quant'altro al nuovo attaccante che arriverà, e quindi non c'è più tempo. Bisognerebbe chiudere addirittura per me anche entro questa settimana. È vero che siamo alla fine, però bisogna decidersi e il da farsi deve essere molto ma molto chiaro, perché come abbiamo visto altre società comunque ci mettono molto meno. Io sono d'accordissimo sui contratti del Napoli, la politica del Napoli, senza tralasciare
diciamo nessun dettaglio, d'accordissimo, però poi ci sono delle situazioni a livello temporale come questa. Lukaku si è fatto male, deve intervenire, quindi secondo me in determinate situazioni dovresti snellire e accelerare un attimo i tempi, al di là della notizia che abbiamo letto stamattina, patente ritirata al nostro direttore Giovanni Manna per, diciamo, essere stato trovato positivo all'alcol, quindi ritirata la patente per 6 mesi, ma a noi queste cose interessano molto meno. Ve le porgo qui anche perché sto parlando in generale di calciomercato ed è il nostro direttore sportivo, quindi vi porto la notizia che ho letto stamattina. Detto questo, Højlund si fa, non si fa, staremo a vedere, però la concorrenza arriverà, è molto più agguerrita di come si sta ponendo il Napoli, quindi non ci facciamo soffiare. Ecco, in questo caso Højlund non arriva, se lo prende qualcun altro sarebbe un calciatore soffiato al Napoli, ma non Diouf che il Napoli ha sondato, ha fatto anche un'offerta a quanto abbiamo letto, però poi fatto male Lukaku non ci sei andato più sul calciatore, quindi non hai soffiato un bel niente. Il Napoli si è tirato indietro, quando una squadra si tira indietro, il calciatore che poi deve essere acquistato si guarda intorno, arriva un'offerta da un'altra squadra, che sia l'Inter, la Juve, Tizio, Caio o Sembronio, vai lì, firmi e fai quello che vuoi. È il Napoli che si è defilato, non cominciamo a fare no, abbiamo perso, abbiamo lasciato un calciatore all'Inter, eccetera, eccetera. In primis, dal punto di vista tecnico, Diouf, grandissimo profilo, potrebbe diventare un grande calciatore, eccetera, 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 però non credo che abbiamo lasciato all'Inter o l'Inter ci ha soffiato, come stanno dicendo tutti quanti, il nuovo Kakà. Detto questo, c'è un nuovo nome per l'attacco in casa Napoli, però per me resta una cazzata abissale e vi spiego il perché. Voltemade è alto quasi 2 metri e in Germania è soprannominato il gigante di Brema. Nome accostato in casa Napoli, però dico io, carissimi giornalisti che poi diciamo scrivete notizie a volte veritiere, molte volte meno, ma se stiamo trattando Højlund e il nodo è ingaggio, cartellino, titolo definitivo, 40, 50 milioni, se diciamo nelle scorse settimane il club di Voltemade ha rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro dal Bayern, scatenando l'ira dell'agente Danny Bachmann. Che cosa la scrivete a fare la notizia? Se noi stiamo trattando Højlund e non troviamo la quadra da 40-50 milioni, diritto, obbligo, prestito e quant'altro, come può il Napoli andare direttamente su un calciatore che, diciamo, dovrebbe costare anche 10 milioni in più, per amor di Dio? Voltemade è più conosciuto ed è più pronto per quanto mi riguarda, non è che è più conosciuto, ma è più pronto per quanto mi riguarda, ovviamente, nell'inserimento in una squadra e dal punto di vista tecnico-tattico magari, ma stiamo parlando di calciatori, secondo me, al momento, per come il Napoli vorrebbe acquistare, inarrivabili. Lì ti devi presentare con 60 milioni cash subito, magari in 2 tranche e quant'altro, per vedere di sederti poi al tavolo delle trattative. Quando un'offerta record per la Bundesliga da 55 milioni, si legge ancora, non basta nemmeno per avere un incontro di persona, viene da chiedersi cosa il club ritenga effettivamente straordinario. Non potevamo aspettarci un atteggiamento del genere. Questo ovviamente sono le parole queste dell'agente del calciatore Danny Bachmann. Però ragazzi, se il venditore non accetta l'offerta, possono arrivare anche 200 milioni e quello dice no, ma io non vendo, così come il Napoli non accettò ad esempio Quara Simen dal Paris Saint-Germain 200 milioni e quant'altro. Non è che poi diciamo puoi star lì a rimurginare tua gente, ma io dico, voi che scrivete le notizie e date questi nomi in pasto alla stampa, le valutate queste cose? Cioè, se noi sappiamo per certo da fonti più autorevoli un Di Marzio di turno che poi comunque non è che è il Vate, le prende tutte, stecca anche lui e quant'altro, ma se sappiamo che per Højlund ci sono c'è questa determinata situazione dal
punto di vista sia economico e della formula, non vedo come si possa virare poi totalmente su un profilo del genere, andare lì e prenderti il grandissimo tedesco di 2 metri, posando poi più di quello che dovresti posare, portando a titolo definitivo, attenzione, a casa Højlund. Siamo in ritardo? Dal punto di vista della prima punta, forse sì, perché nel caso non chiudi o la porti fino a fine mercato, sarai un tantino in ritardo per quanto riguarda poi il farlo ambientare e metterlo in sesto nell'organico Napoli dal punto di vista tattico. Però, come ho detto in un contenuto recente, forse il penultimo caricato sul canale, credo che il Napoli stia tentennando, perché negli ultimi giorni di mercato, ovviamente nell'ultime non sono nemmeno 2 settimane, ma negli ultimi giorni di mercato portato fino alla fine, potranno spuntare, ecco, situazioni allettanti, forse colpi che possono essere conigli dal cilindro dal punto di vista delle trattative lampo, operazioni che chiudi a meno perché poi arrivati agli sgoccioli c'è chi deve vendere per forza, c'è chi deve trovare una sistemazione per forza, quindi vanno ad abbassarsi un attimo le pretese se si stringono i tempi. Può anche darsi, è un rischio che il Napoli, nel caso sia questa la situazione, sta correndo. Io mi auguro che la scommessa venga vinta, perché non puoi assolutamente permetterti di steccare, e nello steccare io parlo dal punto di vista della stagione. Settembre, gennaio sono i mesi cruciali sia per far bottino di punti in campionato, per metterti comunque a rompere le scatole e restare lì tra le quattro, punto primo. Punto secondo, dal punto di vista delle entrate e dei milioni che poi andrai a riscuotere l'anno prossimo per Champions League e quant'altro, sono mesi cruciali, perché è lì che costruisci poi un budget o un gruzzoletto dalle coppe europee che puoi portare poi a casa. E considerando che il Napoli è un club che si finanzia da solo, mi auguro che la situazione sia stata calcolata al millesimo, al millesimo. Fatemi sapere cosa ne pensate, poi guarderemo oggi la conferenza stampa di mister Antonio Conte. Ecco perché vi dico, se volete iscrivetevi al canale attivando la campanellina, perché ne parleremo anche della conferenza stampa da qui a domani mattina, così restate aggiornati, ricevete la notifica nel caso arriva un nuovo contenuto. Ricominceremo poi con le live, quindi a voi l'attivazione della campanella se volete restare aggiornati. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!